Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti su Pepper H Collectibles con un altro video unboxing, uno dei pezzi più attesi del 2026, anzi del 2025 perché sarebbe dovuto arrivare nel 2025, e sto parlando del Movie Masterpiece 754 di Hot Toys, ovvero Wolverine nella sua versione deluxe tratto da Deadpool e Wolverine. Finalmente Deadpool avrà il suo best friend accanto in collezione e non vedevo l'ora sinceramente, so che anche molti di voi stavano aspettando questo momento, quindi andiamoci a vedere insieme questa versione deluxe che promette abbastanza bene. Ho già dato una sbirciatina alla doll, vediamo un pochino gli accessori per cominciare come al solito. Vi ricordo che l'ho acquistata su ilcolossoinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Ragazzi, fateci un giro e fatemi sapere com'è. E niente, sigla e poi ci vediamo con gli accessori di questo Wolverine Deluxe. Ed ecco a voi tutto il contenuto della scatola di questa versione deluxe di Wolverine, che definire deluxe per me forse è un po' troppo, perché gli accessori sono veramente l'essenziale. Ok, rispetto alla versione standard abbiamo la testa con la maschera e i due faceplate aggiuntivi, però la basetta per me è qualcosa di veramente molto pigro, visto e rivisto. Avrei gradito magari in una versione deluxe qualcosina in più, una sorta di diorama in cui esporre anche il buon Deadpool, non lo so. Basetta esagonale come al solito, con la scritta Wolverine nella parte frontale. Lo sfondo è diciamo satinato, ruvido, mentre il logo di Deadpool e Wolverine al centro ha sempre una superficie liscia con gli artigli di Wolverine che vengono fuori dal viso del buon Deadpool. Nulla di particolare, solita basetta con supporto che in questo momento non vedete qui perché è sempre il solito, ragazzi, inutile che vi mostri sempre le stesse cose. Abbiamo poi un paio di braccia che non sono in silicone ma sono in plastica dura, con lo spallaccio che è magnetico. Come vedete, questa cosa mi piace molto perché è possibile quindi adattare la posizione dello spallaccio in base alle pose che andremo a dare al nostro Wolverine. E queste braccia sono quelle ricoperte dalla tuta di Wolby. Mi piacciono gli effetti battle damage, un po' di weathering che troviamo lungo tutto l'avambraccio. Buone anche le mani con questa sorta di posizione artigliata ma senza gli artigli che, come vedete, già sono a parte. La cosa che mi stranisce un po' è che la muscolatura di queste braccia aggiuntive, quindi quelle ricoperte dalla tuta, è notevolmente maggiore rispetto a quelle delle braccia in silicone che sono montate già sulla doll. Ok, c'è lo spessore della tuta, mi va bene, ma questo bicipite non è il bicipite che troviamo qui, no? Anche se andiamo a flexarlo. Capisco che sono due materiali diversi, capisco che appunto può esserci lo spessore della tuta e quant'altro, ma secondo me qui potevano fare un lavoro leggermente migliore in termini di proporzioni rispetto alle braccia in silicone medico. Poi abbiamo una parte superiore, non so come definirla, un corpetto, una parte superiore della tuta battle damage. Anche questa molto ben fatta, come vedete è in plastica flessibile, bellissimi fori di proiettile, la resa di tutti i vari graffi, mi piace davvero tanto anche nella parte posteriore. Anche qui c'è un sistema di ancoraggio con dei normalissimi fori e dei peg. Qui vediamo per esempio il confronto con quella di default, ho tolto anche questa proprio per farvela vedere. Questa, come vedete, è pienamente clean, c'è soltanto un po' di weathering. E però avrei gradito anche in questo caso magari un magnete o un qualcosa per attaccarle in modo molto più agevole piuttosto che andare ad infilare. Sebbene, devo dire la verità, non è stato poi così difficile farlo. Abbiamo poi delle mani aggiuntive con gli artigli, questi li ho tolti appositamente proprio per farvi vedere che volendo è possibile sostituire questa parte con gli artigli che non sono stati estratti per metterli su queste mani, appunto per fare una normale mano con il pugno chiuso. Artigli che sono
in plastica flessibile, come vedete molto puliti, molto standard, ok, mi piacciono, ma anche in questo caso trovo che ci siano poche mani per essere una versione deluxe. Abbiamo, ripeto, queste con le mani, le dita leggermente chiuse, i pugni chiusi, e poi queste mani invece completamente aperte. Non ne capisco molto il senso, magari per fare delle pose con Deadpool, ma non ci sono mani in posa rilassata o qualcosa di più particolare, non so che cosa potrebbe esserci per Wolverine. Poi abbiamo un head sculpt di tutto rispetto, ma ne parleremo meglio dopo quando vedremo più nel dettaglio la doll. Anche per i capelli e quant'altro nulla da dire, c'è il collo, ma ovviamente ragazzi c'è la possibilità di ruotare gli occhi, mi piace molto. E poi c'è la testa con la maschera, anche questa la vedremo meglio nella prossima sezione, anche questa abbastanza ben dettagliata, mi piace, con la possibilità di andare a rimuovere ed intercambiare il viso di Jackman con questi due visi aggiuntivi, denti digrignati con la bocca chiusa e sguardo, bocca invece un po' più cattiva, aperta, di cui si vede l'interno. Molto dettagliati, molto ben fatti questi. Sono molto soddisfatto per la qualità del prodotto, un po' meno per il momento per la quantità. Adesso andiamo a vedere la doll. E finalmente ragazzi, eccoci qui con la doll. È impressionante, è davvero un pezzo meraviglioso, visto così senza scendere nei dettagli, ma lo faremo tra un istante ragazzi. Questo è sicuramente il miglior Wolverine che potete trovare in questa scala in questo momento. L'head sculpt è eccezionale, davvero, è Jackman in ogni millimetro. Poi ovviamente ci saranno gli espertoni del settore che sicuramente avranno qualcosa da ridire, ma per me questo è un head sculpt davvero davvero incredibile. Ottimo il painting, la scultura, la somiglianza con Hugh Jackman è davvero impressionante. Buona anche la fattura dei capelli che sono scolpiti. Ho avuto l'occasione di vedere alcuni customer che hanno realizzato su questo head sculpt che appunto, ripeto, secondo me è davvero perfetto, dei capelli con innesto, e vi assicuro che il risultato è ancora più bello di quello che state vedendo in questo momento, ma sinceramente vedendolo così non ne sento la particolare esigenza avendo questi capelli comunque corti, e qui è stato fatto comunque un lavoro secondo me eccellente da parte di Hot Toys, quindi davvero complimenti all'azienda che in questo caso ha realizzato veramente un ottimo prodotto. Intanto articolazione della testa che ovviamente ragazzi nulla da dire, assolutamente mobile in ogni direzione, c'è un'articolazione anche alla base del collo che è possibile intercambiare con quello che vi ho fatto vedere in precedenza nella sezione accessori, questo qui per agevolare appunto l'esposizione di Wolverine con la maschera indossata. Vi volevo far vedere appunto, come vi avevo promesso, nel maggior dettaglio questi volti intercambiabili. Anche qui ragazzi io non ho assolutamente niente da dire. La lucentezza dei denti che sono lucidi sotto alcuni punti luce, mentre opachi sotto altri, sono molto realistici, così come l'interno della bocca. Poi vedremo tutto meglio in fase di posing, ma anche qui assolutamente niente da dire. Devo dire che ho preso la versione deluxe perché mi piaceva l'idea di avere questa testa con la maschera, che è molto iconica ragazzi, e richiama il Wolverine del fumetto che io amo tanto, ma devo dire che una volta visto questo head sculpt ragazzi io sinceramente lo esporrò in questo modo assolutamente. L'unico difetto è questo gappettino che si vede qui, che purtroppo è ancora un problema tra virgolette da risolvere per questo tipo di doll. E ovviamente ci sono gli occhi che possono ruotare e come al solito si aggiunge tanta più espressività quando andrete a ruotare gli occhi, quindi anche qui c'è piena libertà anche in fase di posing. Andiamo a rimettere la testa e passiamo questa volta al torace. Intanto la tuta, che è realizzata con un materiale che
è un simil tessuto misto a PVC, almeno così sembra. Molto bello il colore di un giallo che mi sembra azzeccato, mi sembra fedele a quello del film, anche se potrei sbagliarmi ragazzi, quindi magari aiutatemi. C'è del weathering, in generale è clean, abbastanza clean, ma come vedete anche per andare ad esaltare alcune parti come il petto e l'addome c'è un po' di weathering. Non mi piace questa cosa qui, che volevo farvi vedere appunto. Come vi dicevo nella sezione accessori c'è questa parte del petto, quindi tutto il corpetto, diciamo la parte alta del body, che è sostituibile, ma non tramite magnete, tramite peg. Questo va a creare una sorta di apertura qui. È un po' cercare il pelo nell'uovo, ragazzi, io cerco sempre di essere il più oggettivo possibile, quindi ve lo faccio vedere, a me non disturba affatto, soprattutto in pose, diciamo, centrali, sfido chiunque a posarlo in questo modo, però comunque è una cosa che c'è e che si poteva sistemare meglio. Stessa cosa sulla parte posteriore, c'è un pochino di tessuto in più in questa zona, come vedete si crea una leggera piega, ma comunque dai, niente di preoccupante. Ottima la fattura anche delle braccia in silicone, secondo me questa è la dimensione giusta e la muscolatura giusta per le braccia dell'attore. E come vedete c'è un problema con i magneti, ragazzi, che spesso si staccano. Vi assicuro che ho dovuto tribolarci non poco con questa cosa, ma poi ne parleremo nella fase conclusiva del video. Comunque torniamo alle braccia, silicone che è il silicone medico abbastanza duro e ben definito, bello anche il lavoro che hanno fatto sulla scultura delle vene, verniciatura e quant'altro. Non voglio stressare troppo queste articolazioni, ragazzi, ma vi assicuro che comunque sono mobili al 100%, quindi braccia completamente e pienamente funzionali per fare tutto quanto. Non chiedetemi se sarà opportuno lasciare le braccia per lungo tempo in questo modo, io credo che non ci dovrebbero essere problemi, però ragazzi fate voi le vostre prove, ogni tanto vi consiglio di cambiare posa, lasciarlo magari in pose più rilassate e poi rimetterlo in posa nella posa che preferite. C'è anche ovviamente movimento articolare nel busto e nella base del bacino, un pochino limitato, però poi lo testerò meglio in fase di posing. Intanto guardate ancora una volta questi maledetti magneti, poi lo sistemerò, perdonatemi, facciamo così almeno lo vedete meglio. Spostiamoci sulla parte bassa, anche qui c'è del weathering sui pantaloni, ottimo il tessuto, mi piace molto, ginocchiere che non sono rimovibili, ragazzi, quindi fate massima attenzione anche nel movimento, le articolazioni sono più che buone, un pochino limitate ovviamente dal cavallo dei pantaloni e dal tipo di tessuto, e spostiamoci invece sugli stivali che sono in PVC, sono morbidi comunque, e vanno a rivestire il piede, anche la scarpa come vedete è morbida. Questo non crea assolutamente nessun problema perché sono in PVC, ragazzi, quindi non fatevi problemi con pleather o cose varie, insomma, perché non è questo assolutamente il caso. Ci siamo ragazzi, è il momento del verdetto finale su questo Wolverine versione deluxe di Hot Toys. Verdetto finale che magari non lo preciso mai abbastanza, ma è sempre il mio personalissimo verdetto finale, la mia personalissima opinione, come tutto quello che dico all'interno dei miei video, ragazzi. Quindi non sono un esperto, non sono chissà chi, nemmeno mi credo di essere chissà chi, ma sono semplicemente un collezionista a cui piace questa roba e vi do il mio giudizio personale che va preso con le pinze. Quello che per me potrebbe essere una merda, per voi potrebbe essere il capolavoro assoluto e viceversa. Quindi questa cosa non la dico spesso, anzi non la dico forse quasi mai, ma onde evitare fraintendimenti, che sia chiaro. Per questo Wolverine, ragazzi, io ho moltissime cose positive da dire, le ho dette durante tutto il video. La figure è davvero eccezionale. L'head sculpt è da paura. Sicuramente è la versione definitiva di un Wolverine tratto dai film, almeno
ad oggi. Poi in futuro sicuramente ci saranno delle versioni aggiornate, non lo so, delle 2.0, delle 10.0, è probabile, perché comunque il Wolverine di Jackman è quello più iconico per chi come me è cresciuto con questo Wolverine e che idealizza Wolverine in live action almeno con questo attore. Hot Toys ha fatto un lavoro eccellente per quanto riguarda l'headsculpt, anche il body mi piace tantissimo, le proporzioni, il colore della tuta, il doppio gioco, diciamo, clean battle damage per questa versione deluxe con la testa anche con la maschera, le braccia in silicone perfette, mi piacciono un sacco, staremo a vedere poi nel corso del tempo come si comporterà, ma mi dà davvero molta fiducia il silicone medico, quindi sono abbastanza tranquillo da questo punto di vista. Ma ci sono tutto questo preambolo per dirvi che ci sono dei problemini, innanzitutto quello che dicevo all'inizio del video, una versione deluxe che io non sento, non percepisco come una versione deluxe. Ok, in versione standard e versione deluxe la differenza è veramente minima, sto parlando di prezzo, se non mi sbaglio forse c'erano quei 30-40 euro di differenza sul Colosso dei Nerd, quindi davvero stiamo parlando di piccolezze per avere comunque la possibilità di esporre questo Wolverine anche con la maschera. Basetta molto pigra, avrei gradito qualcosina in più, ma ragazzi sto cercando di andare a trovare veramente il difetto. In fase di posing ho avuto qualche problema, forse avete notato, ma potrei anche starmene zitto e non farvelo notare, però ve lo dico, che la spalla destra era senza un magnete, perché continuavano a staccarsi questi cavolo di magneti, spero che sia un difetto solo del mio pezzo, niente di preoccupante, si riattaccano facile, eccetera. I magneti sono molto forti e tendono ad attirarsi giustamente uno verso l'altro. E quindi si stacca la colla, magari una colla di una maggiore qualità avrebbe ovviato a questo tipo di problema che ho visto in tante altre Hot Toys, bellissimi magneti, ma se non sono sorretti da una colla veramente molto forte vengono un pochino meno nella loro funzione. Quindi in questo caso ovviamente tutto sistemato, tutto a posto, e poi la sostituzione delle braccia, ragazzi, è un delirio, tant'è che non l'ho fatto perché avevo molto paura di rovinare il silicone e quant'altro, andare a togliere le braccia in silicone, col silicone che un pochino si sposta, poi mettere le braccia invece con, diciamo, solide in plastica e tutto, è un'operazione che per il momento non mi sono sentito di fare, la farò sicuramente in futuro, anche per vedere com'è, ma comunque a me piace tantissimo quelle braccia in silicone, ci sono apposta, è bello esporle, quindi a me va bene così. Per il resto, solo quella cosina anche dei magneti che sarebbero potuti essere messi anche sulla parte del petto e quant'altro. Vi dico, sto cercando in tutti i modi, insomma, di trovargli dei difetti perché comunque in senso generale è una figure ottima. Sono sicuro che chi di voi già ce l'ha, sarete in tantissimi ad averla già tra le mani, sarà felice e soddisfatto del risultato finale, quindi complimenti Hot Toys e grazie Gianluca del Colosso dei Nerd per avermi dato la possibilità di acquistare questa doll sul tuo sito. Detto questo io vi saluto, mi sono prolungato un po' tanto per questo video, pazienza ragazzi, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!